Io non sto parlando del fatto che lo rende felice come quando dai delle caramelle a un bambino. Dico per la sua serenità nel lungo termine, per avere un cane sereno. Punto numero 1. La prima cosa che voglio dirvi vi suonerà banale, però per quanto banale possa sembrare, è una cosa molto importante. La prima cosa di cui dobbiamo tenere conto quando pensiamo alla felicità, alla serenità a lungo termine del nostro cane, è il fatto che al cane piace stare con noi, gli piace stare con gli esseri umani. Quindi è molto importante passare tanto tempo con il nostro cane, non abbandonarlo da solo in giardino a frustrarsi, a non sapere che cosa fare. Ed è per questo che bisogna fare molta attenzione a creare un ottimo rapporto col nostro cane e a essere un riferimento e a non abbandonarlo mai. Abbandonare il nostro cane significa recargli uno dei traumi più gravi che un cane possa subire nella sua vita. Quindi pensateci bene prima di adottare un cane, perché dovete fare un pensiero a lungo termine. Il vostro cane dipenderà da voi. Punto numero 2. Giocare. Al cane piace giocare. Il cane è un animale che era un predatore, cacciatore, ed è rimasto predatore senza la parola cacciatore, cioè è rimasto un predatore che ha perso le capacità di cacciare. Voi direte come? Ma il cane caccia perché gli animali? Sì, ma non li prende mai. Fateci caso, un cane in una vita non riesce a prendere un animale, ma neanche solamente se l'animale è in difficoltà. Tipo un mio cane una volta era riuscito a prendere uno scoiattolo dopo 10 anni che cercava di inseguirli. Lo scoiattolo probabilmente era caduto, si era fatto male o era già morto in qualche modo, e lui l'ha portato a noi tutto fiero, felice, contento, ma sicuramente non è andato in cima a un pino a prenderlo, ecco, non è possibile. Quindi questa sua attitudine, questa sua vena da cacciatore è rimasta, solamente che si traduce nel fare dei lavori che sfruttano, diciamo, queste sue attitudini, queste sue motivazioni, chiamiamole istinti per essere più comprensibili, verso attività con l'uomo. I cani venivano utilizzati per fare la guardia al gregge, condurre il gregge, fare la guardia alle proprietà, aiutare a cacciare, ma un cane quando caccia stana o riporta, non preda l'animale, ok? Non lo prende, perché non ce la fa a prendere le anatre, a prendere i cervi, come fa? Non ce la fa. Quindi deve giocare, perché tutte queste attività sono improntate sul gioco col proprietario. Quindi se portate il vostro cane in campagna e lo lasciate fuori nel giardino da solo, non gli state dando niente da fare, quindi non state giocando con lui. E seconda cosa, non state stando con lui. Quindi il cane quando è in giardino generalmente, e lo so perché ho avuto cani in giardino tutta la vita, abbaiano ululando, fanno wuh 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 wuh, wuh wuh wuh, che significa sono solo, mi sento solo, perché mi hai lasciato fuori da solo? Stai fuori con me o fammi stare dentro con te? Questo ti sta dicendo il cane. Non sto parlando del fatto che lo rende felice come quando dai delle caramelle a un bambino. Dico per la sua serenità nel lungo termine, per avere un cane sereno. Il cane è molto più felice a fare attività con te in giardino, in campagna, in montagna, a far passeggiate con te, adesso vedremo, ma non è felice senza di te, senza fare una mazza da solo in giardino. Ecco. Punto numero 3, esplorare. Esplorare, mappare un territorio, vedere cose nuove, vedere posti nuovi. Al cane piace, lo stimola, quindi è molto importante portare a spasso il nostro cane o anche a far grandi passeggiate in montagna, in campagna, portarlo al mare, portarlo al bar, portarlo in tante situazioni, non perché deve fare il bisogno e quindi deve uscire per il bisogno. Il cane deve uscire perché gli piace esplorare. Lo appaga moltissimo stare in giro, vedere persone, adesso vedremo un'altra cosa, e vedere luoghi diversi. Se gli fate fare sempre la stessa passeggiatina di 10-15 minuti dell'isolato, sempre uguale, sempre stesso posto, e poi lo tenete in casa tutto il giorno, questo gli genera una frustrazione. Parte di questa frustrazione è dovuta al fatto che non vive, quindi esce solamente per il bisogno. E non è che se il bisogno lo fa sulla traversina o sul balcone o sul terrazzo, quindi non lo porti fuori. Devi portarlo fuori, perché deve esplorare, deve anche muoversi e deve socializzare. E parliamo del quarto punto. Il cane è un animale sociale, quindi vive in una società. Questa società è composta da altri cani e altri esseri umani. Quindi è importante che il nostro cane venga in contatto con
più esseri umani e più cani si spera equilibrati possibile, per abituarlo, per non avere un cane che poi diventa uno psycho perché non è abituato, non è socializzato, e perché appunto è una cosa che lo appaga. Della buona socializzazione sto parlando, non sto parlando della socializzazione che vedo tutti i giorni, che i cani s'azzuffano. Cercate di portarlo in situazioni dove queste cose non succedono, dove non succedono eventi spiacevoli, però portatelo al bar, portatelo in mezzo alla gente, portatelo in mezzo ad altri cani equilibrati, portatelo a spasso in giro. Queste sono cose che appagano il nostro cane, quindi sta con noi, esplora, socializza, sono cose che lo rendono felice e sereno nel lungo termine proprio. L'ultimo punto, ed è quello più difficile da spiegare, perché parlo delle regole. Il cane ha bisogno delle regole. Come ho detto, il cane è un animale sociale, quindi vive in una società e il suo comportamento cambia in base alle regole che questa società gli fornisce. Se la società è priva di regole e vige l'anarchia, il cane si comporterà malissimo perché non avrà dei riferimenti. Quindi io non sto parlando del fatto che dargli delle regole lo rende felice, come quando dai delle caramelle a un bambino o lo porti al cinema o gli fai il regalo che gli piace. Dico per la sua serenità nel lungo termine. Per avere un cane sereno, felice, spensierato è necessario che ci siano delle regole. In assenza di regole il cane non è felice. Quindi ritorniamo al discorso del giardino. Se io lascio il mio cane libero in giardino, gli sto negando la mia presenza, la socialità. L'esplorazione c'è, però c'è frustrazione perché non ci sono regole e soprattutto non c'è gioco.